Bentornati! I libri fanno, o almeno dovrebbero far parte, della nostra quotidianità. Ma nell'antichità come erano fatti? Con il viaggio di oggi vi porterò alla scoperta del mondo librario nella Roma imperiale. Partiamo dalla tavoletta cerata, molto diffusa. Si tratta, come dice il nome stesso, di una tavoletta in legno o altri materiali, con una delle due facce ricoperta di cera per poter scrivere. Si possono unire più tavolette a formare una sorta di libretto. In questo caso possiamo avere un dittico se sono due tavolette, un trittico se sono tre e così via. Per scrivere si deve incidere la cera con uno stilo, cioè con un bastoncino che ha l'altra estremità spesso piatta per cancellare. Queste tavolette sono utilizzate soprattutto per segnare annotazioni, pensieri, conti, che poi possono essere riportati direttamente sul papiro. Sono un po' l'equivalente del nostro post-it. Per cancellare completamente il foglio, è sufficiente avvicinare la tavoletta a una fonte di calore, far sciogliere leggermente la cera e poi lisciare il tutto. È così che si ottiene la famosa tabula rasa. Nelle taberne librarie, cioè le librerie, e nelle biblioteche troviamo però soprattutto dei rotoli, i cosiddetti volumina, in papiro. Questo tipo di carta è ricavata direttamente dall'omonima pianta, che nell'antichità cresce in abbondanza lungo le rive del fiume Nilo. Il processo di produzione prevede più passaggi, che ci vengono descritti proprio da Plinio il Vecchio. Dopo aver decorticato il fusto, il midollo, cioè la parte interna, viene tagliata in strisce sottilissime. Queste disposte in due strati sovrapposti e perpendicolari l'uno all'altro, sono poi schiacciate e fatte asciugare al fine di ottenere dei fogli. Un rotolo di papiro infatti è composto da diverse pagine, circa una ventina, incollate lungo il lato corto, grazie all'utilizzo di una colla prodotta con acqua, farina e aceto oppure con mollica di pane bollita. Spesso possiamo trovare un bastoncino, il cosiddetto umbilicus, in legno o avorio, intorno al quale viene arrotolata l'intera striscia e alle cui estremità, dette cornua, possiamo veder pendere un cartellino con il nome dell'autore e il titolo dell'opera. Le opere più pregiate, quindi anche quelle più costose sostanzialmente, hanno poi una protezione esterna, il protocollon, cioè un foglio aggiuntivo in papiro, stoffa o pergamena che può essere anche colorato con dei colori sgargianti. Leggendo poi un papiro non possiamo non accorgerci dell'odore che è emanato da questo tipo di carta, molto particolare. È infatti l'olio di cedro che viene impiegato per proteggere il papiro dalle muffe e dagli attacchi da parte degli insetti. Già, ma come si legge un volumen? Il testo è scritto solo su un lato del papiro e in genere è disposto in colonne. Quindi è necessario disporre il papiro orizzontalmente, srotolarlo da una parte e riarrotolarlo dall'altra. È un'operazione sicuramente non semplice e che richiede un certo spazio a disposizione. Infine la pergamena. È di origine animale e è ricavata soprattutto dalla pelle della pecora. A Roma è definita membrana e nonostante si affermi già a partire dal II secolo d.C., non riuscirà mai a soppiantare completamente il papiro, che rimane invece il supporto scrittorio più diffuso per l'epoca antica. Ha però un grande vantaggio, e cioè quello di poter essere scritta su entrambi i lati, e viene utilizzata principalmente per confezionare dei codici, cioè dei libretti. Più fogli vengono messi insieme per costituire un fascicolo, e più fascicoli sono sovrapposti e rilegati assieme per ottenere un codex. Il tipo di fascicolo dipende poi dal numero di fogli o bifogli che lo compongono. E così, mettendo insieme due bifogli, quindi 4 facciate, ecco che otteniamo un duerno, mentre con 4 bifogli, quindi 8 facciate, 8 carte, otteniamo invece un quaternione o quaderno. Ecco da dove deriva il termine moderno, proprio perché il quaderno era il tipo di fascicolo più utilizzato nell'antichità. Sicuramente il codice è molto più comodo da utilizzare, più maneggevole, e in effetti questo ci viene ricordato da diversi autori, come da Marziale. Tu,
che desideri che i miei libretti siano ovunque assieme a te e chiedi di averli come compagni durante il viaggio, compra questi, che la pergamena condensa in poche pagine. Riponi i papiri negli scrigni e prendimi con una sola mano. Insomma, una versione che potremmo definire tascabile per la sua opera. I volumina invece sono molto più ingombranti e per il loro trasporto è necessario ricorrere ad appositi contenitori cilindrici, le capse, oppure agli scrinia, cioè dei bauletti in legno. Terminiamo il nostro viaggio entrando in una delle tante taberne librarie, cioè le librerie, presenti a Roma. Si tratta di ambienti multifunzione. Possiamo infatti acquistare dei testi, ma è anche possibile assistere a delle letture pubbliche, dette recitationes, di opere, spesso da parte degli stessi autori che in questo modo si promuovono. Sono eventi molto seguiti, ma Plinio il Giovane ci mette in guardia sul fatto che molti di coloro che assistono a questi eventi lo fanno solo per farsi notare e addirittura il più delle volte se ne vanno prima che la lettura sia conclusa. Il nostro amico Marziale invece si diverte a deridere quegli autori che durante le letture indossano una sciarpina di lana per proteggersi la gola dal freddo. Ma notiamo che anche nel retrobottega della libreria ferve il lavoro. In effetti molte librerie sono anche delle editorie. È qui infatti che vengono prodotti testi che poi verranno venduti. Questi vengono copiati dagli amanuensi su pagine singole, poi unite assieme, incollate e rilegate da uno specialista, il glutinator. Per scrivere si utilizza il calamus, cioè una cannuccia che viene intinta in un apposito contenitore per l'inchiostro, il calamaio, che i latini chiamano atramentarium. Gli inchiostri sono sostanzialmente due, il nero, che è detto atramentum appunto, e il rosso. A questo punto non ci rimane altro da fare che acquistare un volumen o un codex e ritirarci nella nostra domus, per potercelo assaporare in totale tranquillità. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!